Ciao a tutti miei cari seguaci e benvenuti al vostro format preferito, Home Lab. Durante il primo episodio vi dissi che Home Lab sarebbe stato il primo venerdì di ogni mese, però ho fatto dei cambiamenti un po' ai miei orari, ai giorni in cui pubblico i video, perché insomma sono anche una studentessa, quindi sto cercando di organizzarmi. Ora che ho preso un po' la mano nel fare i video, ho capito che preferisco pubblicare i video il mercoledì e il sabato piuttosto che il martedì e il venerdì come inizialmente avevo deciso. Quindi Home Lab sarà il sabato e non sarà più il primo sabato del mese, ma sarà un sabato sì e un sabato no, per la vostra felicità, perché so che vi piace molto Home Lab e poi devo dire la verità, anche a me piace molto perché mi diverto. E l'ultima volta con esperimenti d'acqua, che vi consiglio di andare a vedere, mi sono divertita moltissimo. E oggi faremo un nuovo esperimento, anzi ne faremo ben due. Isoleremo il DNA e lo isoleremo da questo kiwi e poi da me stessa. Vedremo che ci saranno durante il corso di entrambi gli esperimenti delle differenze, ma le andremo a vedere a poco insieme. Ma ecco, prima di iniziare, come sempre, sigla! Miei cari seguaci, non so se vi ricordate, ma uno dei primi video che ho fatto quando ho aperto il canale è stato quello in cui vi spiegavo che cos'era il genoma e che cos'era il DNA. Vi consiglio vivamente di andarlo a vedere se non sapete come è fatto il DNA, ma ecco, non che ci interessi particolarmente per questo video, però conoscere come è fatto il DNA, visto che è qualcosa che si trova all'interno di praticamente tutti gli organismi viventi, penso che sia una cosa interessante un po' per tutti. Oggi quindi andremo ad estrarre il DNA, come vi dicevo, da questo kiwi e poi da me. Inizieremo da questo kiwi. Come potete quindi vedere, una cosa abbastanza bizzarra è che è strano pensare che sia questo kiwi che io abbiamo un genoma che è diverso. Attenzione, però comunque è fatto sempre da DNA. Anche il kiwi è fatto da cellule, così come anch'io, anche voi siete fatti di cellule. Ma bando alle ciance, iniziamo subito il nostro esperimento. Prendiamo lui e lo tagliamo. Non ci servirà tutto il kiwi, ma basterà metà che andrò a tagliare a cubettini. Taglio in maniera molto grossolana e poi comincio a tagliare a pezzettini piccoli questo mezzo kiwi, perché come vedrete ora lo dovrò andare a schiacciare. Questo è un kiwi che dovrebbe essere insomma abbastanza maturo. Ok, ci siamo. Adesso vi dirò anche che cosa ci servirà per questo esperimento nel caso in cui vorrete riprodurre l'esperimento in casa. Io ve lo consiglio perché è molto carino. Prendiamo un sacchettino come questo e mettiamo dentro i nostri cubetti di DNA. Di kiwi, no, di DNA, scusate. Ok, li mettiamo così. E adesso dovremmo un po' schiacciare il kiwi. Metto un elastico per chiudere il sacchetto. E comincio a schiacciare bene finché non si forma una polpa molto fine.
schiaccio schiaccio, schiaccio, niente, anche con il carnese, con il cucchiaio, schiacciare bene. La stessa identica operazione la possiamo fare anche con altri frutti, per esempio con la banana, oppure magari anche col pomodoro, perché no? Ok, dopo che abbiamo schiacciato molto bene il nostro kiwi, guardate come si è schiacciato bene, possiamo passare al passaggio successivo. Quindi io ho già riempito questo contenitore con 100 ml di acqua, meglio se acqua sterile ovviamente, e adesso dobbiamo prendere il sale e dobbiamo mettere un cucchiaino di sale all'interno di questa acqua. Prendiamo un cucchiaino e mettiamo un cucchiaino di sale all'interno. Questo lo possiamo. Ok. Comincio a prendere i primi arnesi che potranno tornarci utili, come questa, una semplice bacchetta, ma va bene anche magari uno di quegli stuzzicadenti per gli spiedini, di quelle stecche in legno per gli spiedini. Mescolo per far sciogliere il sale. Il sale, in questo caso quello che ho usato io è semplice sale da cucina, quindi NaCl, ci servirà in quanto l'NaCl, ed in particolare quindi il sodio Na per l'esattezza, andrà ad interagire con le molecole di DNA. Le molecole di DNA sono dei polimeri formati da dei nucleotidi e questi presentano dei gruppi fosfato, i quali hanno cariche negative, che quindi andranno ad interagire con il Na+. Adesso prendiamo una pipetta, come vedete ho aperto la busta dove dentro c'è la mia purea di kiwi e andrò ad aggiungere 10 ml di questa soluzione salina all'interno di questo sacchettino. Mescolo giusto un altro po' perché c'è ancora un po' di sale depositato nel fondo. Ok, mi aiuto anche un attimo con la pipetta a mescolare un po'. Ok, adesso andrò a prelevare fino ad aggiungere circa 10 ml alla soluzione. Fatto questo andrò di nuovo a richiudere il mio sacchetto. Ecco qui l'elastico. Vado un po' a schiacciare. Dovete sapere che il DNA si trova all'interno delle cellule dentro il nucleo della cellula e per fare in modo che questo DNA esca fuori dalla cellula in qualche modo dobbiamo andare a preparare una soluzione che sarà necessaria per ottenere la lisi cellulare, che poi permetterà quindi l'apertura della cellula e la fuoriuscita di tutto il materiale che si trova all'interno della cellula, non solo DNA ma anche proteine, enzimi vari. Infatti dovete comunque sapere che questi esperimenti ovviamente non ci porteranno poi ad ottenere un DNA puro. In laboratorio, quando si vogliono fare degli studi specifici sul DNA, chiaramente le procedure sono ben diverse rispetto a queste, anche se comunque c'è un'analogia. Adesso vado a rimuovere il contenuto che c'è all'interno di questo piccolo contenitore,
dove poi andrò a mettere il filtrato di quello che vedete qui dentro. Quindi vado e torno. Eccomi ragazzi, ho filtrato quello che c'era all'interno della busta, la nostra purea, e l'ho messa all'interno di questo contenitore. Ho usato un imbuto con della carta filtrante. Adesso rimuovo l'imbuto e adesso dobbiamo preparare la soluzione che servirà per la lisi cellulare. Servirà quindi del sapone per i piatti. Aggiungiamo 3 cucchiaini a 30 ml d'acqua. Mescoliamo. E poi adesso dovremo andare ad aggiungere con una pipetta la nostra soluzione di lisi all'interno del filtrato, circa 3 ml. Adesso con l'aiuto di un bastoncino mescoliamo delicatamente, facendo attenzione che non si formino delle bolle. E adesso verserò l'interno di questo contenitore all'interno di questa provetta, in modo tale che voi possiate vedere meglio cosa accadrà dopo. Ok, adesso ci servirà dell'alcol denaturato, possibilmente freddo, prelevato dal freezer, e questo ci servirà in quanto, essendo il DNA insolubile al suo interno, si formerà un precipitato che corrisponderà al DNA del kiwi. Ovviamente però questo DNA non sarà puro, ma si porterà dietro delle impurità, quali proteine, enzimi e altri componenti della cellula che non sono stati separati opportunamente dal DNA. Preleviamo un po' di alcol denaturato, incliniamo così la provettina, piano piano, e a versare il contenuto all'interno della provetta. Aspettiamo un po', senza mescolare in maniera esagerata, ma giusto un po'. E come potremo vedere si andranno a formare dei filamenti tra la fase che conteneva il nostro filtrato e la fase contenente l'alcol. L'alcol si va a depositare in superficie perché ha una densità minore, e quello che si andrà a depositare nel mezzo sarà il DNA. Proviamo a prelevarlo aiutandoci con uno stecchino. Questo si presenta come se fosse un gel. Non è molto facile da prelevare, devo dire. Provo con questo. 2000 years later. Ecco qua, non so se riuscite a vedere.
questa sorta di sostanza gelatinosa contiene il nostro DNA, il DNA del kiwi. Qui sta continuando a formarsi del filamento, del precipitato. Vedete? Tutto questo filtrato, tutto questo precipitato è il DNA che precipita nell'alcol, essendo insolubile. Ed ecco qua, ragazzi, come avete visto abbiamo in maniera anche abbastanza semplice isolato del DNA da un frutto, nel nostro caso il kiwi. Tra esattamente 3 secondi passeremo al prossimo esperimento. 3, 2, 1. Siamo pronti per l'estrazione del DNA in questo caso da me, però ecco, se voi lo fate a casa, il vostro DNA. Ho già preso questa provettina dove avevo messo all'interno dell'acqua, a cui andrò ad aggiungere un po' di sale per creare la nostra soluzione salina. Prendo questo piccolo cucchiaino e aggiungo un po' di sale, come potete vedere, quindi ne passa veramente poco. Mescolo e sono sicura che vi starete chiedendo cosa dovrò utilizzare per estrarre il mio DNA. Dei capelli? No, basterà della semplice saliva. Quindi ora vi tralascerò questa scena in cui dovrò andare a bere questa soluzione salina e poi, cioè non bere, dovrò fare dei risciacqui con questa soluzione salina in bocca e poi dovrò, ecco, diciamo, sputarla all'interno della provetta. Faccio sciogliere un pochettino il sale. Alla salute! Ho versato il contenuto della soluzione salina all'interno di questa provetta dopo aver fatto degli sciacqui in bocca. Adesso andrò ad aggiungere all'interno di questa provetta mezzo cucchiaino di sapone, che servirà per provocare la lisi cellulare e riversare quindi il contenuto della cellula all'infuori di questa, compreso quindi anche il DNA, che normalmente si trova all'interno del nucleo della cellula. Vado a mescolare. Evitando che si formi troppa schiuma. Mescolare molto delicatamente. Fatto questo, servirà dell'alcol, come abbiamo fatto precedentemente per l'estrazione del DNA dal kiwi, però stavolta cambierà qualcosina. Prendiamo una pipetta e versiamo 5 ml di alcol denaturato all'interno della provettina. Dovremo mescolare sempre molto bene. L'alcol non ci servirà più. Adesso cosa faremo? Ci servirà, sono sicura che questa non ce l'avete a casa però, una mini centrifuga. Al suo interno ci vanno queste delle Eppendorf, ovvero queste mini provettine, e quando utilizziamo una centrifuga dobbiamo sempre bilanciare
quindi andrò a mettere della semplice acqua all'interno di una Eppendorf. La devo chiudere ovviamente molto bene, e nell'altra Eppendorf invece quello che io ho ottenuto, mescolando sempre. Ok, chiudo anche quest'altra Eppendorf. E la metto qui esattamente di fronte all'altra dove ho aggiunto dell'acqua. Adesso devo chiudere la centrifuga. Questa gira ed ecco la magia. Una volta terminata la centrifuga, questo è quello che otteniamo. Non so se si vede bene, ma qui in fondo c'è della roba che è precipitata giù. Qui sotto si trova il nostro DNA, il mio DNA in questo caso. Infatti, se io volessi, potrei anche prendere una pipetta ed eliminare il surnatante, ovvero la parte che non ci serve. Sempre come vi dicevo nel caso del kiwi, questo oltre a contenere il mio DNA contiene anche tante altre impurità, proteine e altre robe che diciamo non vanno bene chiaramente quando si vogliono effettuare degli studi sul DNA specifici. Quindi io voglio andare ad isolare esattamente il mio DNA, ci sono delle strumentazioni che rilevano se ci sono delle impurità, ma generalmente se si lavora bene, io in questo caso non ho lavorato nemmeno con i guanti, in condizioni veramente molto casalinghe, diciamo, e quindi è impossibile ottenere senza le dovute accortezze un DNA puro. Però è comunque carino da vedere, e poi all'interno c'è comunque il mio DNA, c'è. Fatemi sapere se anche voi proverete ad effettuare questi piccoli esperimenti. Questo in particolare è quello che sicuramente mi è piaciuto di più. Questo tra l'altro lo potete anche conservare nel freezer, magari scrivendo con un'iposca DNA, mio DNA ad esempio, conservarlo nel freezer ad oltranza. E ragazzi, io spero che questo video di Home Lab vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda magari riguardo qualche passaggio che vi è sfuggito, qualche cosa che non avete chiaro del perché magari si fa una determinata cosa piuttosto che un'altra, fatemi sapere nei commenti e ditemi anche se vi piace l'idea di fare Home Lab più volte durante il mese, quindi non solo il primo sabato del mese, ma farlo a sabati alterni. Scrivetemi nei commenti, iscrivetevi al canale, mettete like e seguitemi anche su Instagram. Ci vediamo al prossimo video. Ciao seguaci!